Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo in un posto stupendo, approfittando di una bella giornata. Sono qui per farvi un video e vi voglio farvi vedere. Vi ho fatto vedere l'ultima volta la Prandi Segurin, ok, con il fodero custom che gli ho fatto, e quale location migliore per farvi vedere questi strumenti bellissimi. Quindi questa col fodero custom che gli ho fatto l'avete vista l'altra volta. Oggi sono qua perché voglio farvi vedere il fodero che ho fatto per il Farniven F1. Vedete, ho fatto l'abbinamento e poi ve lo farò vedere bene nel dettaglio più tardi. Intanto volevo farvi una panoramica per farvi vedere su che posto meraviglioso siamo. Adesso faremo una escursione qui a piedi in un posto estremamente selvaggio e bellissimo. Mangeremo qua e ci godremo questa giornata stupenda. Allora ragazzi, vi faccio vedere qui. Questa è una malga che è stata ristrutturata. Siamo parecchio in alto, dovremmo essere intorno ai 2000 metri, è altissima, e per arrivare qui io sono arrivato anche in mountain bike una volta, o a piedi oppure con un fuoristrada, perché comunque la strada è molto impervia. Abbiamo camminato, vi faccio vedere qui, panorama veramente bellissimo, circondati da delle montagne maestose, e guardate che spettacolo. Praticamente vi faccio vedere. Voilà, camino, divano letto, si può mangiare qui, si può stare qualche giorno qua, penso che ci vengano anche a caccia. E bellissimo, bellissimo ragazzi, guardate, pace assoluta, bellezza incredibile. Eccoci ragazzi, adesso vi faccio vedere l'ultima cosa che ho realizzato. E non so, per chi non avesse visto il video precedente dove ho fatto vedere la Segurin, lì vedete anche la parte appunto riguardante l'utilizzo di quel tipo di accetta, Prandi Segurin. Allora ragazzi, vi faccio vedere, sono riuscito finalmente a ultimare il set da bushcraft che volevo fare dei foderi che valorizzassero gli strumenti che ho intenzione di portare nelle prossime uscite. Vado a mostrarvi il tutto. Come sempre, se avete domande su accessori o strumenti in particolare che vedete, potete scrivermi sul canale, io sono ben lieto di darvi informazioni. Allora, questa cintura l'ho presentata l'altra volta, questo non è opera mia, è una cintura di Prometheus in cuoio, uno stile che a me il cuoio piace tantissimo, quindi diciamo, per fare una prima linea. Quello che ho realizzato io è questo, che adesso vi andrò a mostrare. Anzi, voglio farvi vedere prima un particolare. Ci tengo a farvi vedere questa cosa. Farniven F1. Ok, questo per farvi vedere, perché quando io realizzavo questo fodero sapevo già cosa
quali critiche potevano essere mosse giustamente, e in effetti poi qualcuna di queste le ho vista, cioè che questo tipo di fodero, qualcuno dirà, non è pratico. È un fodero che ha come sicurezza questa fibbia. È vero che quando è chiusa rispetto a un bottone automatico è più, diciamo, operosa, più, diciamo, articolato da aprire, ma io se sono al campo e sto facendo dei lavori frequenti dove uso il coltello, mi basta praticamente tenerla aperta o comunque tenerla in questo modo che quando mi serve il coltello è subito pronto. Ok, questa qui è una sicurezza in più quando non uso il coltello, è un sistema di chiusura per quando il coltello o si cammina o comunque non lo si utilizza, ma altrimenti non è il primario sistema di ritenzione del coltello. Vi faccio vedere, quindi però avete visto anche in caso di necessità il tempo che ho impiegato per aprirlo. Ok, questo ve lo tiro fuori dalla cintura così lo vediamo bene. Eccolo qua. Allora, fodero per Valniven F1 con porta Firesteel, ok? È un set con praticamente la mia accetta Prandi Segurin. Questi anche sono accessori che mi sono realizzato io. Ecco qui, la mia idea era di fare due foderi che andassero a valorizzare questi strumenti. Il fodero specifico della Prandi Segurin è questa, lo potete vedere nel dettaglio nell'altro video che ho fatto proprio sulla Prandi. Ho voluto abbinare il fodero per il Valniven F1. Valniven F1, che coltello che per il bushcraft adoro, perché comunque è pratico, efficace, tagliente. Come vedete non è la fibbia che ritiene il coltello anche uno lo dovesse portare senza attivare totalmente il meccanismo di chiusura. Questa è la ritenzione che ci sono che c'è nei miei foderi, nei foderi che faccio io, che mi faccio per i coltelli. Questo è quello che voglio. Ok, il coltello si estrae in questa maniera, ecco qua, vedete, cuoio da 3 mm e 2 di spalla al naturale, chiusura con fibbia per quando non lo si utilizza, sistema di sicurezza, non balla, non fa rumore, non si rovescia, porta Firesteel. Questo è un Firesteel abbastanza consumato e voilà, eccolo, ci tenevo a farvelo vedere. Quindi questo è il set praticamente che mi sono autorealizzato, autocreato, artigianato del cuoio. Io sono un hobbista, diciamo, autodidatta, non ho molti mi chiedono dove consigli su dove si può imparare. Io ho cercato un po' online e poi niente, ragazzi, ho sperimentato, preso il cuoio, tagliato, sbagliato, cucito, così, fai da te, fai da te. Questo set, ovviamente, fatemi sapere sempre le vostre impressioni, se vi piace.
e adesso che l'ho completato ci tenevo a farvelo vedere. Guardiamo la location, bellissima. E adesso andiamo a farci il nostro giro, il nostro bivacco e il nostro pranzo in montagna. Eccoci ragazzi, stiamo andando in esplorazione, siamo sui 2000 metri, c'è un bel sentiero che non ho mai fatto, sto cercando di vedere, il panorama è superbo e ne faremo un tratto, ci facciamo una bella passeggiata, una bella escursione. Qui vedete il mio set.
Allora ragazzi, stiamo tornando a casa dopo una giornata dove ci siamo ritagliati del tempo per godere di questi posti spettacolari, per starcene in mezzo a una natura selvaggia, incontaminata, lontano da tutto sostanzialmente, perché qui è un posto veramente selvatico. E adesso torniamo a casa. Con l'occasione ho avuto modo di provare l'attrezzatura, nuova attrezzatura e i foderi che mi sono realizzato, e ho fatto anche vedere insomma come li ho utilizzati, no? Anche il coltello, no? Con questa chiusura che, ripeto, è un coltello da bushcraft, non è un coltello da combattimento, è un coltello sì nato per la sopravvivenza e usato da piloti dell'aeronautica svedese, ma con l'ottica di un coltello di utilità, non di un coltello offensivo, diciamo. Perciò, soprattutto per gli impieghi che ne faccio io a bosco e per la dimensione del coltello, non trovo fuori luogo questo tipo di chiusura che, come avete visto, alla fine, se lo si usa frequentemente, si può lasciare slacciato, o anche se lo si tiene chiuso non è che si impiega, non è così impossibile da utilizzare. Spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio con delle bellissime foto, immagini del posto incantevole in cui abbiamo passato la nostra giornata. Ringrazio ancora i nuovi iscritti, chi mi segue sul canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!